Si quis procurrat ad horas ultimus extre massia chatque volatile telum, quo fuerit missum vis longeque volare, am proibera liquid censesso stareque posse, altero trumfate aris enim sumasque necessest. Cosa ci vuol dire Lucrezio con questi stupendi e sonori esametri tratti dal suo poema sulla natura? Traduce in versi il ragionamento di un grande filosofo della Magna Grecia, Archita da Taranto, vissuto intorno al V secolo a.C. Archita si era posto un problema che ci assilla dall'antichità e che è tuttora attuale, come dimostra il tema di questa serata, il confine. Archita si chiedeva se l'universo avesse un confine oppure si estendesse all'infinito. Ecco il suo ragionamento che ci giunge a noi attraverso i versi di Lucrezio. Se qualcuno si spingesse fino alle rive estreme e scagliasse un dardo volante, ritieni che questo, vibrato con tutte le forze, raggiunga il bersaglio e voli oltre lontano, oppure che qualcosa gli si opponga e gli vieti l'andare. Devi per forza ammettere o una o l'altra ipotesi. Lucrezio continua e conclude: quid telo denique fiet, che avverrà dunque del dardo? Se prosegue indisturbato, l'universo non ha confini, ma se trova un ostacolo e rimbalza indietro, significa che qualcosa c'è oltre il confine. E allora conclude Lucrezio con Archita: nusquam possit consistere finis, non potremo mai trovare il confine dell'universo. Nel passato i commentatori di Lucrezio e di Archita hanno interpretato questo ragionamento come la dimostrazione che l'universo fosse infinito. Ma io credo che questa conclusione, semplice, quasi banale, non renda merito all'acutezza del pensiero del filosofo greco. E oggi, anche alla luce di quanto ci ha insegnato la cosmologia, dovremmo piuttosto interpretare questo ragionamento come l'impossibilità di decidere se l'universo sia finito o infinito. Cosa ci dice infatti oggi la cosmologia? Innanzitutto la cosmologia, che è la scienza di tutta la realtà fisica, si basa per procedere, per progredire nella conoscenza del metodo scientifico moderno, inaugurato da Galilei. E il metodo scientifico di Galilei ha come suo postulato quello di rinunciare a tentare l'essenza, come diceva Galilei. La scienza moderna rinuncia a indagare la natura ultima della realtà, ma si limita a studiare le relazioni tra i fenomeni misurabili che avvengono nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo, due entità, due forme pure della nostra sensibilità che da sempre ci interrogano sulla loro natura e sulla nostra relazione con loro, con lo spazio e con il tempo. Senza spazio, senza tempo non potremmo definire i confini. E dopo Lucrezio e Archita, molti filosofi hanno indagato incessantemente la natura di queste due entità, finché poco più di 100 anni fa un'altra mente eccelsa, Albert Einstein, ci ha costretti a modificare radicalmente quanto avevamo ereditato dalla scienza e dalla filosofia dei secoli scorsi. Lo spazio e il tempo non sono più assoluti, lo spazio non è più un contenitore indifferente a quanto contiene. E il tempo non scorre ugualmente dappertutto. Il contenuto dello spazio e del tempo, la materia, i corpi materiali modificano la struttura geometrica dello spazio e modificano anche lo scorrere del tempo. Un concetto totalmente nuovo di spazio-tempo, difficile da comprendere, ma che ormai è quello che dobbiamo accettare. Con questo concetto nuovo di spazio-tempo diventa molto più problematico, come vedremo, definire un confine dell'universo. E io credo che se Archita, Lucrezio tornassero in vita oggi, gioirebbero nel vedere come le loro intuizioni di secoli fa sono confermate in maniera così drammatica dalla scienza moderna.
Ma si meraviglierebbero ancora di più, e questo dovrebbe meravigliare anche noi tutti, nel constatare che questo nuovo concetto di spazio-tempo, e dico spazio-tempo perché lo spazio e il tempo non possono più essere considerati separati uno dall'altro, ma formano un continuum. Questo nuovo concetto, quando viene applicato alla totalità della realtà fisica, quindi all'universo, ne disvela la sua caratteristica principale, che era rimasta nascosta per secoli, e cioè il fatto che l'universo evolve, ha una storia che si dipana da quasi 14 miliardi di anni, passando attraverso fasi diversissime tra loro e aumentando sempre più la complessità, finché dopo appunto 14 miliardi di anni, in un minuscolo, sperduto pianeta, insignificante di fronte alla maestosità dell'universo, è emersa la vita biologica e la coscienza. La cosmologia, la scienza moderna, ci ha permesso di ricostruire questa storia e lo ha fatto in maniera velocissima durante gli ultimi decenni, anche grazie alla possibilità di avere degli strumenti estremamente sofisticati, soprattutto i telescopi spaziali, che osservando l'universo dal di fuori dell'atmosfera permettono di raccogliere i dati che sulla Terra non arriveranno mai. La luce ultravioletta, la luce infrarossa, i raggi X, i raggi gamma. Con tutte queste informazioni siamo riusciti, e con la teoria della relatività generale di Einstein, siamo capaci di ricostruire questa storia. Da quando l'universo era un miscuglio informe di particelle elementari e di energia, con temperature ed energie che non riusciranno mai a essere raggiunte dai nostri laboratori terrestri. E poi via via, per effetto dell'espansione globale dello spazio, la gravità, la forza di gravità, ha preso il sopravvento sull'energia delle singole particelle e ha cominciato a creare le prime strutture, le prime stelle, gli ammassi di stelle, le galassie e via via i pianeti attorno alle stelle. E all'interno delle stelle, sostenute dalle reazioni nucleari che avvengono al loro interno, si sono formati gli elementi chimici che oggi noi conosciamo e di cui siamo fatti: l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, il silicio, fino al ferro. Tutti gli atomi di ferro che in questo momento circolano nelle vostre e nostre vene insieme all'emoglobina del sangue si sono formati all'interno di una stella, o forse di molte stelle, che un giorno, sacrificandosi in un'immane esplosione, hanno sparso nell'universo tutti questi nuovi elementi chimici che prima non esistevano, per formare poi pianeti e su questi pianeti far emergere la vita. Oggi sappiamo che attorno ad ogni stella che vediamo in cielo, anzi, attorno ad ogni stella dell'universo, esistono pianeti, molti dei quali sono simili per struttura e caratteristiche alla nostra Terra. E quindi l'ipotesi che anche in altre zone dell'universo si siano sviluppate quelle condizioni che hanno permesso l'emergere della vita biologica e quindi poi della coscienza, come nel nostro pianeta, diventa sempre più plausibile. Anche se, bisogna dire subito con chiarezza, la possibilità di verificare sperimentalmente questa ipotesi è estremamente remota. Ma certamente possiamo dire ormai che un sottile filo rosso unisce la nostra coscienza all'evoluzione del cosmo. Siamo inseparabili da questa evoluzione. Allora, di fronte a questa nuova situazione, qual è la domanda fondamentale che la nuova cosmologia ci pone? Heidegger, nella sua introduzione alla metafisica, poneva questa domanda: perché in generale esiste qualcosa piuttosto che nulla? E affermava che questa era la prima e più fondamentale di tutte le domande. Ora, questa si può modificare dicendo perché ciò che esiste è sostanzialmente evolutivo. E la differenza non è affatto banale, perché se la realtà fisica è essenzialmente evolutiva, come abbiamo scoperto, e se questa evoluzione porta necessariamente all'emergere della coscienza, la domanda può essere riformulata in questo modo: perché in generale esiste la coscienza piuttosto che nulla?
Voi capite che diventa sempre più impellente che la filosofia si riavvicini alla scienza dopo 4 secoli di separazione, e la scienza, in particolare la cosmologia, deve riavvicinarsi alla filosofia per dare un senso a quello che via via sta scoprendo. Questa separazione artificiale tra pensiero scientifico e pensiero umanistico deve essere ricomposta, come ai tempi gloriosi di Dante Alighieri, quando nel suo poema scienza, filosofia, teologia, arte formavano un tutt'unico, un tutt'uno. Bene, lascio questa riflessione a voi e torniamo ora al punto centrale di questa serata, il confine. Con tutte queste nuove informazioni, con questo nuovo concetto di spazio e tempo, ha senso ancora parlare di confine dell'universo? Ha senso ancora chiederci se l'universo sia finito o infinito? Voi capite che se lo spazio e il tempo, che definiscono i confini, non possono essere separati dalla realtà fisica e da noi stessi, quindi, questa domanda perde di significato, diventa indefinita. Dobbiamo allora forse chiederci come possiamo definire questo, come possiamo immaginare un confine oltre al quale ci sia qualcos'altro quando il tempo e lo spazio non appartengono a questo qualcos'altro, perché sono legati al nostro universo. Esistono forse altri universi con tempi e spazi diversi dal nostro? Oppure dobbiamo immaginare una metafisica nella quale il Cronos, il tempo che scorre, non esiste, ma esiste solo il Kairos, il tempo sacro che unisce passato, presente e futuro. In effetti, alcuni cosmologi, per uscire da questo dilemma, subito seguiti da filosofi entusiasti, hanno ipotizzato i cosiddetti multiversi, innumerevoli o infiniti universi diversi dal nostro, paralleli al nostro, con i quali non potremo però mai entrare in comunicazione. È un'ipotesi affascinante, sicuramente, ma dobbiamo subito affermare con chiarezza non potrà mai essere verificata scientificamente. Quindi non è un'ipotesi scientifica, ma è un'ipotesi filosofica. Potremmo paragonarla agli antichi miti delle origini, il multiverso come Enuma Elish, come Gilgamesh, come Bereshit. Di fronte a questa situazione potremmo essere un po' presi dallo sconforto nel vedere che non riusciamo a stabilire un confine, ma forse riflettendo ci accorgeremmo che questo nostro sconforto è generato dalla nostra pretesa o illusione che il metodo scientifico sia in grado di risolvere ogni problema, che sia in grado di conoscere tutto. E invece dobbiamo una volta di più ricordare il manifesto galileiano: rinuncio a tentar l'essenza. Dobbiamo comprendere che la realtà fisica ultima rimarrà sempre misteriosa. E quello che noi possiamo fare invece, molto più fruttuosamente, è studiare le relazioni. Studiare quindi, invece che pensare al confine, immaginare quale sia la relazione nostra con l'universo evolvente. La relazione del fenomeno umano, come amava chiamarlo Teilhard de Chardin, e l'universo evolvente. Questo è il vero confine. Il vero confine forse è quello che dobbiamo analizzare, è quello tra la materia e lo spirito. Un confine artificiale che ci è stato tramandato dalla filosofia classica, ma che comincia a scricchiolare di fronte alle nostre nuove cognizioni sul cosmo. E forse va sostituito a una graduale evoluzione. Forse non siamo differenti dalla materia, il cuore della materia, come chiamava Teilhard de Chardin. Certamente per indagare questo nuovo confine, come abbiamo già detto, non possiamo limitarci a utilizzare il metodo scientifico. Dobbiamo umilmente riconoscere che dobbiamo rinunciare a sconoscere tutto, ma possiamo sicuramente affidarci non solo al metodo scientifico, ma anche alla filosofia, alla poesia, al mito e, volendo, alla teologia.
Grazie.